Io mi sento come un bambino che è in un Luna Park e prende tutti questi elementi e magicamente li mette insieme. Se una modella non si muove bene, non posa bene, cerco di di dire una cosa, sei comunque dentro un abito di Versace, non sei seduta in una bomba. Quello che io voglio è che il mio Instagram sia come un mood board di positività, cioè senza, c'è una leggerezza. Quando secondo me stai male, capisci che, non so, ce la puoi fare veramente da solo, cioè non c'è nessuno che veramente può dare a te la forza di cui hai bisogno. Simone, so this is our 6th day in Azerbaijan. Yes. Hence, Imar, thank you so much for talking because this is the first time I worked with you, and I think a lot of people should hear what you have to say because not only have I never met such a joyful person who loves life and pictures, but also such a professional approach to working. But the first question I wanted to ask you is how important are assistants for you, your assistants, because they seem to be very in your life, in your work life, and you trust them. Could you tell me what role they play in your life? Sì, credo che il nostro lavoro sia un lavoro di gruppo, quindi dove tutte le persone sono molto importanti. Io ho fatto per tanti anni l'assistente e quindi so esattamente quanto sia importante quel ruolo. È come essere io sono il leader di questo gruppo, però come dire, tutti gli altri elementi sono fondamentali. Quindi il ruolo dell'assistente è quello di non solo aiutarmi a coordinare lo shooting, ma anche far sì che le persone intorno al mio mondo, intorno a me e io, cioè tutti stiano molto bene e si sentano a proprio agio. Quindi è uno dei ruoli più importanti. Le persone che lavorano con me sono importanti, le difendo tantissimo, però sono anche molto duro con loro perché esigo l'eccellenza. E quello che dico sempre, sono qua non per creare problemi, ma per risolverli. Quindi è molto importante che nel tempo imparino a conoscere me, il mio mondo, il mio modo di pensare, il mio background e che ne costruiscano uno proprio. Io sono molto curioso e interessato anche alle loro vite. È uno scambio reciproco ed è una crescita reciproca. Adoro i giovani perché secondo me hanno una visione fresca della vita e mi sorprendono e amo vedere le vite dei giovani crescere, quindi quando vedo un talento lo voglio usare. Quindi direi che è un ruolo molto importante, però il nostro mondo, quello di il fotografo, lo stylist, è un mondo quasi inaccessibile per loro e come tutte le cose è necessario essere speciali per poter lavorare all'interno di questo mondo che è quello poi della moda, che apparentemente sembra molto frivolo e leggero. Anche noi giochiamo, scherziamo, ci divertiamo. Mi piace che quando noi scattiamo ci sia una bellissima atmosfera e positività, che le persone stiano bene, però ricordando sempre che facciamo comunque un lavoro, comunque creiamo un'immagine, comunque cerchiamo la perfezione nelle cose. Tu stesso, è la prima volta che lavoriamo insieme, però ho notato che sei una persona che, e mi piace molto questo tuo punto di vista, che fin quando non ha la foto non continua a scattare e a cercare finché non trova su 500 immagini la migliore. È un po' questo l'essenza di quello che io penso del mio lavoro. Cioè, noi prendiamo tanti oggetti, tanti vestiti, tante cose
per scegliere uno che rappresenti la cosa più bella da vedere. È un po' come come fare la regia di un film, il nostro lavoro. What is one most important quality besides the ones you mentioned you look for in your assistants? La cosa più importante è la curiosità. A me non interessa che scuola abbiano fatto, è importante relativamente. Mi interessa la loro vita, il loro punto di vista. Possono fare anche i macellai e poi desiderare di fare questo lavoro, ma se vedo negli occhi dell'altro, della persona che è vicino a me, quel guizzo, quel desiderio di conoscere, di sapere nuove cose, quell'energia positiva, io ne sono attratto e per me è una qualità fondamentale, cioè la curiosità, cercare di capire come si costruiscono le cose, il perché, il cercare sempre, sempre di più. Noi, quando io faccio una ricerca, arrivo magari al penultimo giorno e decido di cambiare tutto lo shooting. E qui perché magari ho pensato a un accessorio, a un elemento, a una cosa che possono cambiare e rendere ancora più bello quello shooting. Per me chi lavora con me deve avere questa qualità, quella di non smettere mai di cercare. È un lavoro faticoso, ma è un dono, o ce l'hai o non ce l'hai. As I said earlier, you seem to be such a positive person and such a great energy around you. And I mean, your assistant Bianca, she said it's so amazing to be near you and learn from you. But you also stay positive when things don't go well. And sometimes it's been difficult this week, certain elements. What goes on in your mind when it's difficult? What do you say to yourself and what do you choose to think about? Quando c'è una difficoltà, e spesso succede, io penso la prima cosa di trovare la soluzione. Non amo arrabbiarmi o diventare nervoso penso che c'è una soluzione e quella soluzione va trovata. Quindi penso che il mio compito sia quello di coordinare questa cosa e di far sì e di non creare ulteriore confusione e stress. A volte non parlo, ma però le persone sentono il mio stato d'animo, sono uno che fa sentire quello che prova. Quindi quando le cose non vanno molto bene cerco di capire, analizzare e trovare la soluzione. Non credo che mettendo ancora più stress tu metta nelle condizioni migliori gli altri di poter lavorare. A volte non c'è la soluzione, quindi ti devi anche arrendere di fronte al limite dell'altro, perché anche io ne ho. Però diciamo che cerco di evitare questo tipo di problema, di arrivare davanti allo stress, lavorando prima, scegliendo i fotografi, scegliendo le modelle, scegliendo tutto prima, in modo che io sappia già qual è il risultato che posso avere. Se una modella non si muove bene, non posa bene, cerco di dire una cosa come ho detto oggi, no? Le ho detto sei comunque dentro un abito di Versace, non sei seduta in una bomba. Nel senso, a volte dobbiamo guardare dal di fuori e cercare un altro punto di vista, che facciamo, ad esempio, che facciamo un bellissimo lavoro, che siamo circondati dal bello, siamo stanchi ma in un posto bellissimo e nuovo. Quindi per me l'energia positiva è importante. Io mi sveglio la mattina, anche se ho i problemi come tutti, però veramente essendo felice di quello che ho. So when preparing for a shoot, you do a lot of creative direction, the mood boards. What's the first question you ask when you think of a new idea? Or what do you ask yourself? Or what's the most important element you think about first when you plan?
Quando penso a un mood board o a un'idea, penso che facciamo un lavoro molto visivo, quindi ho già le immagini nella mia testa come un film di come, a volte anche di come verranno impaginate le foto. Quindi tutto parte dalle sfilate, perché io vedo tutte le sfilate del mondo e vedendo i look di ogni sfilata penso a che cosa posso creare. Quindi ho un'ispirazione di un'immagine di un film, di una rappresentazione a teatro, di una persona che incontro. Non so, c'è i tuoi colori, no? E magari penso di fare una storia su tutti gli abiti, sui beige, abiti da lavoro. Quindi io mi sento come un bambino che è in un Luna Park e prende tutti questi elementi e magicamente li metto insieme. Non so dirti esattamente come lo costruisco, però alla fine penso sempre delle immagini molto belle, visionarie, oniriche, legate comunque al viaggio, a dei film, a delle emozioni. Per me un'immagine di moda deve anche darmi il desiderio di essere lì. Quindi quando creo un mood board voglio le immagini che sono dentro devono essere bellissime. E ci sono delle cose che non puoi trovare solo su Pinterest, perché le puoi trovare sui libri. Quindi se voglio fare una storia cowboy, è chiaro che a me viene in mente una foto di Arthur Elgort dell'87, cowboy, ma se tu non sai che cosa scrivere, Pinterest, Google, non uscirà mai nulla. Quindi è la cultura, il conoscere che ti permette di cercare e trovare le cose più belle e poi le metto insieme ed è un lavoro molto lungo perché non sono mai contento e voglio sempre immagini più speciali, non banali. Speaking of special things and not banal, you have a very special Instagram. Where you walk, I feel like dance. Solo per te, convinco le stelle. What role does it play in your life? Instagram è la mia vita, nel senso non ho una pianificazione del mio Instagram. Tu stesso mi hai fatto una foto che è nata da un'idea, da una tua idea, per esempio. E quindi mi piace questo collaborare, quando le persone mi conoscono e pensano a che cosa possono fare, no? E, per me Instagram è l'espressione della mia gioia di vivere e vita e quindi è un mezzo meraviglioso per arrivare a tantissime persone e l'elemento importante del mio Instagram è la positività. Io voglio solo messaggi positivi, non so, penso che dobbiamo come ricordarci di quanto può sembrare banale, ma di quanto è raro nascere come siamo, no? Cioè, possiamo vedere, possiamo sentire, possiamo camminare. Diamo per scontato tutte queste cose che in realtà non lo sono per la maggior parte delle persone. Quindi quello che io voglio è che il mio Instagram sia come un mood board di positività, cioè c'è una leggerezza che non deve raccontare chissà che cosa, sono solo immagini. Se qualcuno mi scrive e mi dice mi fai sorridere, è già un ottimo risultato. Non ho la pretesa di diventare qualcosa di unico, ma voglio solo rappresenta Instagram esattamente quello che sono, la mia gioia di vivere. What was the most difficult part or period for you professionally to grow or to try something new? How did you come out of it? For me, scusami, per me, He speaks English. per me cioè, ogni giorno è complicato, nel senso
Ci sono stati qualche anno fa, c'è stato un momento molto difficile della mia vita in cui è finita la mia storia d'amore, avevo problemi con la vista e, e quindi mi ero rotto una frattura all'omero scomposta, avevo un gesso fino a qua, tutto in pochi giorni. In realtà mi sono rimasto da solo una settimana in casa, nel senso in cui ho iniziato a pensare e anche a avere paura, no? Cioè lì l'ho sempre pensato, però lì ho veramente capito di quale grande opportunità, no? Avessi quella cioè lo stare bene, avere un lavoro che ti piace, di avere una vita che altri non potevano avere. Quindi in un unico momento ho detto, mio Dio, potrebbe finire tutto. E da lì piano piano, sai quando cominci di nuovo a camminare, no? Però hai bisogno quando secondo me stai male, capisci che, non so, ce la puoi fare veramente da solo, cioè non c'è nessuno che veramente può dare a te la forza di cui hai bisogno. Quindi è stato un momento in realtà molto importante, in cui è stato anche molto faticoso, però ho imparato a stare da solo, ho imparato a volermi più bene, ho imparato a curarmi, ho imparato anche a capire che quello che succede in quel momento che ti sembra enorme, poi in realtà diventa sempre più piccolo e tu più grande del problema. Quindi scopri delle forze che non pensavi di avere. Non so dirti qual è il modo, penso che ognuno di noi lo trovi, c'è chi lo trova nella preghiera, chi lo trova nello yoga, chi lo trova nella pittura, chi lo trova... Io l'ho trovato nel mio lavoro, quindi ho cominciato a creare nuove cose. Io stesso sono una persona diversa rispetto a loro, ho anche una visione degli altri più attenta e più profonda. Quindi credo che nei momenti di estrema difficoltà l'unica cosa che noi dobbiamo fare è veramente cercare questa forza che c'è in ognuno di noi, perché nessuno potrà sostituirsi a te, nessuno potrà amarti quanto tu ti ami, nemmeno il tuo fidanzato, eccetera, e nessuno potrà decidere per te, perché è un errore, perché non va bene, perché non è la cosa corretta. Quindi alla fine la risposta è l'unica persona che devi ascoltare è te stesso. You can tell that your job, your profession is not only a job 9 to 5. You can tell that this is, I understand now, probably a solution for you to just to be to you, to complete you. It's not just something you do to make money. Sì, cioè, nel senso il mio lavoro non è solo prendere dei vestiti, truccare una ragazza, cioè creare un'immagine di qualcuno non so come dire, è un po' come dipingere e quindi parte da un presupposto veramente di conoscenza, di cultura, di visione. È anche un dono, come quando fai le foto, è il tuo punto di vista e questo è il mio. Quindi la cosa che raccomando ai giovani è quella di studiare tantissimo, perché ne parlavo ieri proprio con la mia assistente Bianca, del fatto che è un dono quello di vedere delle cose, oppure puoi studiare tanto e cercare di esercitarlo, è molto faticoso ma lo puoi fare, però la creatività è, come dire, è proprio una rottura che continua a mangiarti dentro e fa sì che così vulcanicamente escano delle cose, a volte è un'intuizione, non sai perché. Quindi i giovani devono sforzare, devono avere fame di fare e di conoscere.
le cose e il successo arrivano solo attraverso un durissimo lavoro. Cioè io continuo ogni giorno ad alimentare questa mia creatività con la curiosità. Amo i giovani perché hanno una purezza e una freschezza, cioè vedere come Bianca è sul set a me dà molta gioia perché c'è un amore in quello che fai ed è un durissimo lavoro perché magari ci si sveglia alle 5, preparare le cose, quindi è una disciplina. Oltre a questo dono di vedere e avere un'intuizione. Quindi è più che un lavoro, non finisce mai perché continui a guardare e a cercare sempre per riportare tutto in quello che fai. What is the best advice you have received from somebody that you are using? Nel senso, per me il consiglio migliore è quello di non guardare gli altri, quello che stanno facendo, ma di cercare nella propria vita e nella propria storia, perché tutte le risposte sono lì. È quello di conoscere meglio che si può se stessi, anche nei lati più oscuri, e partire proprio dai propri demoni, partire dalle cose che non riesci a fare. Quindi spesso noi guardiamo gli altri, cerchiamo di imitare, no? Instagram, voglio diventare come la blogger più famosa, voglio vestirmi come Kim Kardashian, voglio le labbra come... Invece no, la cosa più importante sei tu, è la tua personalità, è il tuo mondo e la tua storia. Se continui a guardare fuori e non dentro, non succede niente. What advice would you have for young photographers? What qualities do you like in photographers that help you do your job better? Vedo tanti fotografi e me ne piacciono pochissimi. Se ci sono spesso i fotografi si definiscono fotografi di moda, fotografi di interiors, fotografi di ritratti. Per me la fotografia è una. Puoi fotografare una pianta, o puoi fotografare una persona, o puoi fotografare una sedia. Tu sei un fotografo e mi interessa il tuo punto di vista, quindi devi anche lì coltivare quello. Spesso guardo alcuni book di giovani fotografi e ogni tanto vorrei vedere, non so, la loro nonna su un fondo bianco, in bianco e nero o a colori, piuttosto che una donna in costume con le tette così e molto volgare. Anche lì tutti vogliono imitare. Non c'è un modo migliore, c'è la tua fotografia. Se tu pensi e la tua visione è quella, vuoi fotografare solo animali, fai quello, perché ci sarà qualcuno che si accorgerà del tuo talento se c'è e lo vorrà prendere e lo vorrà usare. Ma se sei l'imitazione di qualcosa, cioè, viviamo in un mondo che ci dice di essere tutti uguali, ci vuole tutti uguali. Noi dobbiamo invece ritornare a un mondo nel quale l'individuo è fondamentale e fa una profonda differenza. Avere un assistente piuttosto che un altro nel mio lavoro è una profonda differenza. Lavorare con un fotografo o con un altro è una visione diversa, quindi devono cercare e esercitare la loro fotografia, ascoltare il proprio io. Quindi ritorniamo al discorso di prima, di coltivare, cioè di guardare attraverso i tuoi occhi e non quelli degli altri. For you, when you book a model, what do you expect her to do on set? Dipende, mi aspetto che lei racconti e narri la storia che io avevo in mente nel mio mood board e nel mio mondo. È per questo che io spiego alle modelle e ai fotografi qual è la storia, qual è il mood, l'atmosfera, la musica, l'idea.
Quindi mi aspetto che loro entrino all'interno di quel mondo e lo capiscano. Però siamo in una nuova generazione di modelle alle quali viene continuamente richiesto di essere un muro piatto, che non devono essere più importanti dei vestiti. Invece per me io voglio che siano un tutt'uno con quello che indossano e lo narrino come dire, alla massima potenza e voglio la loro personalità. Mi interessa quello, non mi interessa che si sappiano muovere, sappiano tenere una borsa, sappiano camminare, siano confidenti con la propria sessualità, cioè che cosa vuol dire essere sensuali, sexy, romantici. Quindi significa, mi aspetto che conoscano le proprie emozioni. Do you think a model has to understand fashion and the history of fashion? Or do you think it's the photographer's role or the stylist's role to explain to her and it's enough? Spesso non c'è tempo di raccontare tutto questo. Le ragazze sono troppo giovani e spesso non conoscono il lavoro che c'è dietro un abito, dietro un accessorio, dietro qualcosa. È importante prima di tutto che io e il fotografo conosciamo questa cosa. Per loro la differenza tra un ciondolo di H&M o un gioiello degli anni 20 non c'è molto spesso, perché ahimè la maggior parte delle donne ignora questa cosa, non la conosce. Cerco di spiegargliela, ma in pochi hanno la sensibilità di capire che cosa indossano. Infatti trattano le cose come se fossero da poco. Invece sono dei vestiti, anche per i fotografi, è importante capire quante ore, quante persone hanno lavorato in quell'abito, perché il compito della fotografia di moda è mostrarlo nella loro bellezza, nella narrazione. Se tu fai il fotografo, hai un abito couture meraviglioso e fai un beauty, fai un'altra cosa. Noi dobbiamo far vedere la moda, i vestiti. I fotografi, secondo me, dovrebbero conoscere la moda, le sfilate, i vestiti, ma la maggior parte non lo fanno e così anche le modelle non sanno che cosa stanno indossando. What one quality of a model that will make you book her again and again and again? What makes it your favorite? Ci sono delle modelle che io uso per tanto tempo che conoscono bene il proprio corpo e quindi sanno muovere. Io guardo come muovono le mani, come sanno posare lo sguardo negli occhi. Sono un tutt'uno con quello che accade intorno e quindi fare la foto è più facile. E per me è quel tipo di personalità, quando una persona ha una confidenza con se stesso che gli permette di giocare all'interno di quel ruolo. E quindi lavoro spesso con le stesse modelle perché so che cosa possono fare con me o io con loro. We're out of time. We have to go Grazie. soon. Thank you. Cheers. So, That's now nice. stop him. Yeah, done.